Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. In questo video parliamo di copy trading, una forma di investimento che ha letteralmente spopolato negli ultimi anni, grazie a piattaforme come eToro. Vediamo innanzitutto di capire cos'è, per chi potrebbe essere adatta a questa tipologia di servizio, ed infine vediamo quali sono i rischi che si corrono nel copiare altri trader. Ma ancora pochi secondi di pazienza e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati. Bene, il copy trading è appunto una tipologia di trading che negli ultimi anni è cresciuto sempre di più. Sono sicuro che molti di voi avranno visto le pubblicità qui su YouTube di Luca e Marco. Luca è un nerd che analizza i mercati e studia le migliori opportunità di investimento, Marco invece è disoccupato e anziché cercare lavoro perde tempo in piscina o con i videogiochi. Entrambi però hanno gli stessi risultati sui mercati finanziari e fanno un sacco di soldi. Al di là del fatto che questa sia ovviamente una trovata pubblicitaria assolutamente ingannevole, com'è possibile fare soldi semplicemente stando in piscina? Tutto ciò sarebbe possibile tramite il copy trading, il quale permette, collegandosi a delle piattaforme dedicate, come appunto eToro, BD-Swiss, AvaTrade o ZuluTrade, di copiare i segnali e gli ordini di altri trader più esperti di noi, i quali riceveranno a loro volta una commissione dai broker in base al numero di follower che attirano. Si tratta di una soluzione molto utilizzata da investitori alle prime armi, che possono in questo modo copiare i migliori trader con possibilità di guadagno maggiori. Ma vediamo come funziona. Il tutto è molto semplice, è sufficiente selezionare dalla piattaforma il trader da seguire ed automaticamente le sue posizioni e decisioni finanziarie verranno replicate sul nostro conto senza dover far nulla. Per trovare e scegliere i trader migliori da copiare si hanno a disposizione diversi elementi, i feedback e le recensioni, i guadagni ottenuti fino ad oggi, le tipologie di mercati sui quali operano, quindi azioni, obbligazioni, forex, criptovalute e così via, ed infine il numero di persone che li seguono. Queste piattaforme di trading offrono anche una sorta di social network, si può quindi conoscere e dialogare con il trader che ci sembra più profittevole ed affidabile, e quindi alla fine scegliere di attivare su di lui la funzione di copy trading. Questa tipologia di trading, benché abbia avuto molto successo e all'apparenza sembra avere solo caratteristiche positive, presenta diversi aspetti critici. Innanzitutto, benché ci sia la funzione di social network e si possono leggere le recensioni, si fa affidamento di fatto a degli sconosciuti. Il successo di un copy trader dipende dalla sua capacità di selezionare un trader che sia effettivamente profittevole e che possa garantire una buona quota di trade vincenti. Benché le varie piattaforme che offrono il copy trading mettono a disposizione vari strumenti per effettuare una scelta con cognizione di causa, questi non sempre sono efficaci e di facile interpretazione. Pertanto scegliere non è affatto semplice e vi è sempre il rischio di affidarsi alla persona o alla strategia sbagliata, semplicemente perché ci siamo fatti abbagliare da profitti molto alti senza capire come siano stati ottenuti, magari per pura fortuna o per condizioni di mercato particolarmente favorevoli. Le conseguenze nello scegliere il trader da copiare sbagliato sono facilmente intuibili. Passiamo quindi al secondo punto debole. Con il copy trading non si impara di certo a fare trading. Anche se spesso viene proposto come uno strumento di formazione, il copy trading raramente permette di imparare a fare realmente trading. Molto spesso l'utente si abitua alle dinamiche della replica, tanto da diventarne dipendente fino al punto di rimanere ingabbiato nel ruolo del copiatore. In questo modo si preclude egli stesso la possibilità di diventare un trader nel vero senso della parola e di acquisire la necessaria autonomia. Teniamo inoltre presente che il trader copiato non fornisce informazioni riguardo le strategie utilizzate per aprire e chiudere le posizioni, per cui il copy trader le replica senza capirne le effettive ragioni. Questo aspetto del copy trading, che dal mio punto di vista è un valido motivo per starne ben lontani, in realtà è utilizzato come leva dai fornitori di questo servizio per attirare investitori poco esperti, spesso anche molto giovani, invogliandoli ad iniziare a fare trading pur non capendone nulla ed ignorando persino le più fondamentali regole degli investimenti e del money management. Il messaggio che vogliono trasmettere è che tanto è sufficiente attivare la funzione di copy trading ed il gioco è fatto. Noi possiamo stare tranquillamente in piscina ed arricchirci. Questo ci porta quindi all'aspetto più critico di questa forma di trading, la completa mancanza di gestione del rischio.
Dobbiamo infatti ricordare che ogni trader, nel vero senso della parola, ha i suoi obiettivi, il suo profilo di rischio, le sue capacità economiche e il suo grado di tolleranza agli eventi negativi. Il copy trader invece, che tipo di valutazione ha fatto e che obiettivi ha, a parte ovviamente quello di diventare ricco senza fare nulla. Per fare un paragone, il copy trading potrebbe essere paragonato all'atto di indossare le scarpe di qualcun altro, senza curarsi di capire se queste siano della misura giusta o meno. La maggior parte delle piattaforme di trading permettono di personalizzare alcuni parametri, come per esempio la quantità di contratti da acquistare, ma siamo sicuri che il trader copiatore sia in grado di fare le valutazioni corrette? Ricordatevi che noi non conosciamo le logiche e le strategie utilizzate dal trader che stiamo copiando, o magari le conosciamo ma solo marginalmente, quindi come facciamo ad applicare le corrette regole del money management e stabilire quanti soldi investire e rischiare per ogni singolo trade? Come ultimo aspetto, non dimentichiamoci che durante i nostri investimenti proviamo delle emozioni, che molto spesso ci fanno agire in modo impulsivo ed irrazionale. Proprio per il fatto che il trader che stiamo copiando è tra virgolette esperto e conosce le sue strategie, sarà in grado di accettare eventuali operazioni in perdita con autocontrollo. Il copy trader, che al contrario è inesperto e non conosce le strategie, potrebbe andare in panico quando comincia a vedere alcune operazioni in perdita del 10 o 20% e in un periodo come questo, tra l'altro, potrebbe anche essere abbastanza frequente. In questi casi quindi, preso dallo sconforto e dalla delusione, potrebbe chiudere le operazioni troppo presto, limitando i profitti, o peggio ancora potrebbe rifiutarsi di chiudere una posizione in perdita e lasciarla proseguire fino a compromettere completamente il conto. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Spero di avervi chiarito come funziona il copy trading e quali sono gli aspetti critici a cui bisogna prestare molta attenzione. Ricordatevi che copiare semplicemente un trader più bravo di voi è senza dubbio il modo più facile di fare trading, ma può essere anche molto rischioso. Colgo l'occasione per ricordarvi che AS Trading si occupa dello sviluppo di strategie automatiche per il trading. Se siete curiosi e volete saperne di più o magari volete provarle gratuitamente, contattateci alla mail che trovate in descrizione e saremo più che felici di aiutarvi. Come sempre, se il video ti è piaciuto ti chiedo di mettere un like per farcelo sapere e di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perderti i prossimi contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!